Non sei soddisfatto delle foto panoramiche o a 360 gradi che tiri fuori? Per ottenere buoni risultati nella fotografia panoramica bisogna organizzarsi bene, ma non è questione di soldi. In questo tutorial ti mostro come realizzare fotografie panoramiche perfette e fotosferiche per virtual tour professionali, utilizzando pochi ed economici mezzi con un workflow alla portata di tutti. Per la post-produzione utilizzeremo PTGui, che è un software che la prima volta che lo vedi sembra impossibile da capire, ma vedrai come invece sia incredibilmente più semplice di quanto appaia. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Mi occupo di fotosferiche e di fotografia panoramica sin dai tempi in cui si scattava in pellicola, ma non per scelta, c'era proprio soltanto quello. Oggi voglio condividere con te l'esatto flusso di lavoro che utilizzo per realizzare foto panoramiche, ma soprattutto foto sferiche per virtual tour ad alta o altissima risoluzione. Cominciamo vedendo l'attrezzatura necessaria per realizzare queste foto sferiche. Ti lascio tutto quanto linkato nella descrizione qui sotto. Considera che questo video non è sponsorizzato da nessuno ed è reso possibile da tutti coloro che contribuiscono al mio lavoro appunto utilizzando i link che trovi nella descrizione qui sotto. Puoi abbonarti al canale YouTube, iscriverti alla mia community, ai corsi di fotografia, ma anche aiutarmi gratuitamente e addirittura risparmiando, ad esempio iscrivendoti al gruppo Telegram. Non ti faccio perdere tempo, dai un'occhiata alla descrizione. Come prima cosa, ovviamente, avrai bisogno di una macchina fotografica. Questa è una 7C, ma insomma le foto che vedrai sono fatte con la 7.4 che mi sta riprendendo in questo momento. Avrai la necessità di collegarla in verticale sul cavalletto e di farla ruotare. Io per far questo ti consiglio, se possibile, una staffa ad L, ma meglio ancora è una cage come questa che ho qua di Small Rig, che ha uno dei fori che è perfettamente in asse con l'obiettivo anche su questo lato, quindi sul verticale. Io di solito collego qui una piastra Arca Swiss e questo mi permette di far scorrere la macchina quel tanto che basta sul cavalletto per farla ruotare intorno al punto giusto. Lo vediamo tra un istante. Hai poi bisogno di un obiettivo fisheye, idealmente un fisheye circolare, di quelli che non coprono l'intero fotogramma ma che disegnano un cerchio. Io ho fatto una scelta un po' azzardata ed ho preso questo 7,5 mm di Tirti Artisan F2, recensito sul canale, link in descrizione, che copre leggermente di più del cerchio, diciamo, quindi non viene un cerchio perfetto, dovresti utilizzare questo tappo bucato per avere un cerchio su full frame. È un'ottica per APS-C, ma ne è previsto l'uso su full frame. E la cosa bella qual è di questo obiettivo? Che sfrutta un pochino più di sensore rispetto ad un fisheye circolare progettato per full frame e soprattutto costa una sciocchezza e va discretamente bene, specialmente col diaframma chiuso F5.6 F8. Dopodiché hai bisogno di un cavalletto ed io ti consiglio davvero caldamente questo oggetto di Ulanzi, non fosse altro per questa cosa qua. La testa, una volta che l'hai livellata a questa maniera, è semplicissimo e c'è anche la bolla, quando vai a ruotare la parte superiore ruoterà intorno ad un asse che, se l'hai messo in bolla correttamente, è perpendicolare al pavimento e questo ti garantisce una velocità operativa incredibile. Adesso la vediamo nella fase di ripresa. Non costa pochissimo, però pesa poco, appena più di 1 chilo. Io da quando ho questo ho praticamente smesso di utilizzare il costosissimo Peak Design in carbonio. Anche questo linkato in descrizione, l'ho anche recensito sul canale. Poi ti serve il software per unire queste panoramiche ed io qua ti consiglio PTGui. Anche qui è un piccolo investimento ma è di una potenza strepitosa ed è molto più semplice di quanto appaia. Puoi utilizzare ovviamente Panorama Tools o le nuove versioni che lo stesso autore ha rilasciato, che è completamente gratuito. Devi prepararti a studiare, il risultato sarà praticamente uguale anche perché PTGui è appunto basato su Panorama Tools, poi è stato completamente riscritto, ampliato, ma in ogni caso è basato su quel nucleo centrale di codice. Come si scatta? Per prima cosa devi scegliere il punto. È vero che stiamo scattando delle foto sferiche, ma ricorda sempre che il punto da cui scatti deciderà la prospettiva e non potrai certo cambiarla in post-produzione.
potrai cambiare quello che stai guardando, ma non da dove lo stai guardando. Dunque scegli con accuratezza il punto. Poggia il cavalletto, livella per bene la testa, è una fase importantissima. La macchina devi montarla sul cavalletto in maniera tale che ruoti intorno a quello che i fotografi chiamano punto nodale. In realtà è il centro della pupilla d'entrata dell'obiettivo, ma il concetto è identico. Deve ruotare intorno a quel punto dove non c'è parallasse, una sorta di centro ottico dell'obiettivo. Non è neanche il centro ottico, è il centro della pupilla d'entrata. In ogni caso, per trovare questo punto ti ho spiegato come fare, il link del video ovviamente nella descrizione qui sotto. La macchina va impostata completamente in manuale, fuoco, diaframma, tempo, bilanciamento del bianco, ISO, pure che scatti in RAW, imposta tutto in manuale. Le foto devono essere assolutamente identiche, dunque non deve cambiare nulla da uno scatto all'altro. In automatico questo è praticamente impossibile. Imposta un timer di un paio di secondi in maniera da non trasmettere vibrazioni alla macchina e scatta 4 foto guardando ai 4 lati della stanza o comunque del posto che stai fotografando, a prescindere che tu sia in interni o in esterni, ma scatta 4 foto a 90 gradi. Se ci sono dei riferimenti dritti, un palazzo, l'interno di una stanza, qualunque cosa, io ti consiglio di partire perpendicolare ad uno di questi, perché faciliterà tantissimo il lavoro del software in post-produzione. E questo è anche il motivo per cui, nonostante potrebbero bastare, diciamo, 2 foto, in realtà non bastano, ma insomma 3 foto già basterebbero in orizzontale, io ti consiglio di scattarne comunque 4, perché questo renderà il lavoro del software molto più semplice e molto più accurata la fusione tra i vari scatti. Ti consiglio anche di scattare, anziché 4 foto, 4 bracket, per poi poter creare un HDR. Tutti questi argomenti li ho approfonditi in altri tutorial, ti lascio tutti gli approfondimenti linkati nella descrizione. È arrivato il momento di iniziare la post-produzione. Prima però ti consiglio di organizzare le foto. Io utilizzo questo schema col quale mi trovo piuttosto bene. In una cartella che raggruppa, diciamo, il lavoro, metto le foto, in questo caso siamo in interni, le ho divise per piano. Per esempio, vedi, al piano 0 abbiamo questi 3 ambienti, al piano 2 abbiamo queste 3 stanze. Prendiamo questa stanza qui, all'interno di questa ci sono 3 inquadrature della stessa stanza e qui ci sono tutti gli scatti che, come vedi, sono degli HDR. Organizzando le foto in questo modo io mi trovo piuttosto bene, anche perché se ho una pianta, per esempio, dove ho segnato i vari punti di scatto in maniera poi da organizzare al meglio il Virtual Tour, in questo modo diventa facilissimo andare ad individuare i singoli punti. E questo è Mariano Montatore che interviene dal futuro, perché il video stava diventando un po' troppo lungo, in quanto nella fase di post-produzione ho voluto mostrarti tutto il mio flusso di lavoro completo, e questo include alcune varianti che, per quanto semplici, richiedono un po' di tempo per essere chiarite. Dunque ho diviso il video in 2 parti. Quella che hai appena visto è relativa alla ripresa. A breve pubblicherò qua sul canale YouTube anche la parte relativa alla post-produzione. Se però vuoi vedere da subito la post-produzione, puoi farlo. L'ho inclusa nel mio corso di fotografia d'architettura, linkato in descrizione. Tranquillo, il corso è completamente gratuito, dunque puoi iscriverti a costo zero. Se lo desideri, puoi effettuare una piccola sottoscrizione, va bene anche soltanto un caffè, per aiutarmi in questo lavoro di divulgazione. Oltretutto, in questo corso di fotografia d'architettura trovi tanti altri consigli, specialmente per la fase di ripresa e di creazione eventualmente dei virtual tour, per cui ti consiglio a prescindere di dargli un'occhiata, oppure altrimenti porta pazienza, appena possibile arriverà qua su YouTube. Link in descrizione al corso di fotografia d'architettura, ma se lo preferisci anche dal logo qua in mezzo. Dammi una mano col canale, condividi questo video, metti un bel like, iscriviti o abbonati al canale per non perdere i prossimi video, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.